Hi gang, this is just a video of me trying to catch some snooks back in Florida back in 2019, April to be precise. And yeah, just follow along. I'll share some tips that I really found useful around that time, and also some of my snooks that I caught on Topwater Lures. Um, yeah, basically they all came on this white walking the dog style bait. Ciao ragazzi, niente, ho pensato di condividere questo video di quando ero in Florida a pescare snook e magari anche qualche cattura e qualche consiglio e suggerimento qualora dovesse essere un'opzione che vi si presenta in futuro. E niente, praticamente tutte le catture di questo video sono stati attacchi, bellissimi attacchi a topwater usando questo piccolo walking the dog bianco che si è rivelato essere un'ottima esca nonostante sia effettivamente molto semplice. Speaking of where to find snooks, I found out that there is no such thing as casting too close to the mangroves. They are literally in the mangroves, and that's kind of challenging also because like you tend to snag a lot of lures, and being a softer kind of plant, it's really hard to get the hooks off the wooden part. So basically, yeah, if you catch a mangrove, 9 out of 10 times you're losing the bait. Also, if you are using a very thick leader, I was using here 45-pound test leader. Yeah, that doesn't change a thing. Like you're really going to lose the lure. So basically what I am doing is casting really close to shore, uh, but a nice trick that you can use, put in practice, especially in Florida because the water is always warm, is to actually go into the water, find a rock, try to get as far as possible, and this way you have a better angle and you can really target those nukes that are of course ambush predators and are waiting with their heads pointed away from shore, often, not always, but the great majority of times. Yeah, this bike was my only way to move around during that wonderful time I was there. So I was there a week and a half, no, yeah, 8 days to be precise. And yeah, I only biked everywhere basically,
never called an Uber, never rented a car. And yeah, it was really good fun, and also it was a challenging situation, because I didn't have a guide. I only looked at some promising spots, like with the help of Google Earth, and that's the only technology I had. La bici con cui mi stavo muovendo è stato il mio unico mezzo per muovermi attorno, ecco, insomma, per girare. E non avevo macchina, non avevo taxi o Uber come spesso si usa lì in America, e niente, è stata un'esperienza bellissima, e non avevo neanche la guida, ma l'unica cosa di cui mi sono avvalso durante questa avventura è stato Google Earth, e basta, l'unica tecnologia che avevo era quella, più o meno. So here I'm doing what I said earlier, so I'm trying to be as far as possible in the water and casting towards the shore. Qui sto facendo esattamente quello che ho detto prima, cioè entrare in acqua e lanciare lungo sponda. And that was a very good hit from a medium-sized snook, really aggressive, really beautiful fish. E questo era stato l'attacco di uno snook di media taglia, bellissimo, molto aggressivo, e continua a tirare sempre, cioè non si fermano mai. Yeah, he did like my lure, and he actually, the lure is completely gone. And that is actually a really dangerous situation for the fish. So please fish barbless, doesn't change anything. You're not gonna lose as many fish as you could think, and it's safer for the fish. Also, always bring pliers and prepare yourself to do a little bit of surgery, and be careful not to hook yourself too. And so if you want to release the fish, just dehook him as fast as you can, but also try not to get his gills wounded, because of course it's the anatomical part that provides oxygen for the fish, and without oxygen there's no life. So yeah, please be careful, and um, be careful to your hands, and be careful to the fish, and if you, of course, if you decide to release it. Quindi l'esca è stata molto gradita dallo snook, infatti era scomparsa completamente, però mi raccomando, per l'appunto questa situazione è anche pericolosa per il pesce, nel senso che gli potete fare molto male, specialmente se pescate con ardiglioni. Gli ardiglioni io li schiaccio sempre, ed è un'ottima soluzione per le vostre mani qualora vi doveste allamare, e per il pesce stesso, perché si slama molto in fretta e si libera meglio.
Mi raccomando, cercate di farlo il prima possibile, il più in fretta possibile. Io qui sto facendo le foto ma lo tengo in acqua in modo che respiri, e assicuratevi che parta bene. Questo è partito con un razzo, quindi sono abbastanza tranquillo, e cercate di non ferirgli le branchie, perché per l'appunto niente branchie, niente ossigeno. Hanno la Niente carta vita. vetro, c'hanno. Also, if a snook swallows your lure, be really careful when you're retrieving it, because they have a really strong they have really strong teeth, and more than anything they are really Ma abrasive, sbagliato so they will cut your il leader, morso even if they don't have, di for fare in modo example, perché CUDA teeth, i but they bastardi hanno will la cut carta your vetro. leader. And I Quindi actually la scusa experienced it with a è really ci big one, proviamo, that I showed you in vai another bevendo. video. And yeah, that sucks big time. Perfetto, bello. Un'altra cosa è stare molto attenti quando gli snook ingoiano le esche, perché hanno dei denti che sono molto abrasivi nonostante non abbiano dei denti da barracuda, quindi ti tagliano il finale. Che sia un 40, 50, 60, a me uno grosso mi ha proprio tagliato, e mi ha tagliato per esempio il finale dello 0,70, Una volta, nonostante abbiano dei denti che sembrano molto quelli della guarda, spigola guarda o del sto bass. cazzo che ci rimane. Figlio di zoccola. Allora, allora. Senti, bello. Boh. C'è la puttana. Buono. Niente, questo l'ho lisciato. Ho appena perso uno sotto i piedi, perso, nel senso era una morsa e non c'è rimasto. Vediamo se ci rimane adesso. So here I said in Italian that there was a snook, but it didn't commit. So I tried it again. And speaking about the environment where you can find it, this particular fish is of course a fish that you can find rarely offshore. It's mostly inshore, near to obstacles, for example mangroves. In this case, a little dam. And yeah, again, be careful of your environment. Uh, Watch your feet, because of course there are always dangers while fishing. So, for example, in this case, slippery rocks, but also there are a lot of oysters, and oysters will cut you real good too. So, be careful up there. Niente, per quanto riguarda gli ambienti, come abbiamo già detto prima, sono tutti gli ostacoli possibili e immaginabili, quindi rocce, mangrovie, in questo caso una piccola diga. Ehm, Mi raccomando, state molto attenti quando andate a pesca in questi ambienti. Guardatevi i piedi, perché
sulle rocce si scivola, ci si fa del male, e soprattutto ci sono qui in Florida dove ero delle fantastiche ostriche che ti tagliano e ti taglieranno male pure, ma male, fanno malissimo proprio, un dolore. Also, be careful if you are someone like me, so an exchange student, um, because I don't think that universities' insurances cover you cutting up yourself against oysters. Altra cosa è stare attenti a non tagliarsi perché non sempre l'assicurazione copre queste cose, perché mi sono aperto un piede per un'ostrica, non viene molto preso in considerazione, ecco, specialmente negli Stati Uniti dove se ti fai male paghi e non poco. Here I'm casting towards the point formed by the rocks that are opposite to me on the other side of the dam. And so any point, any change in the depth is probably hosts some predator, maybe snooks, maybe jacks, trouts, speckled trouts in this case, um, or snappers. Quindi sto lanciando verso la punta formata da quegli scogli dall'altra parte di dove sono io rispetto alla diga, perché qualsiasi cambio in profondità può essere un ottimo rifugio per snook, ma anche volendo per jack di passaggio, piuttosto che per piccoli snapper, come li chiamano loro, sono di sorta di microdentici cazzatissimi, sono solo riuscito a slamare peraltro in questo viaggio, ma tornerò, malvagi. By the way, notice at this point I made a huge mistake, and that was not cutting a little bit of the leader and retying it, because it was kind of frayed, and it shows in the video. Un grosso errore che ho fatto adesso, non è successo niente, però comunque sia, è non aver tagliato l'ultimo pezzetto del finale che era già abraso dallo snook di prima. E andiamo. Also be very careful of your fish. I was distracted here because I was making sure that I was filming, but the snook did went kind of close, kind of too close to some oysters or the rocks there, so it could have easily broken the line, but luckily he didn't. And also notice that I'm not keeping it off the water, but it's always partially in the water, so it's easier for him to breathe, it's less stressful, of course if you want to release the fish, which I did. Niente, un'altra cosa che ho sbagliato e che mi è andata di fortuna è non aver prestato molta attenzione al combattimento, perché stavo cercando di assicurarmi che stessi filmando, però lo snook è andato molto vicino delle rocce con il filo, e questo è male perché avrebbe potuto benissimo tagliare. Altra cosa da notare è che non l'ho mai tirato fuori dall'acqua, è sempre stato dentro l'acqua, perché in un'ottica di rilasciare il pesce è sempre meglio farlo in questo modo, in modo da provocargli meno stress e di assicurarsi un ottimo rilascio, chiaramente nell'ottica di rilasciare il pesce. Se non volete rilasciarlo non conta,
comunque sia trattate la vostra cattura con rispetto, specialmente se le decidete di portarla a casa per mangiare, perché lui ci rimette la vita perché voi possiate mangiare. Quindi ecco, rispettate quello che pescate e rispettate anche il posto dove siete, cioè se c'è un pochino di sporcizia e voi avete dello spazio nello zaino, fate il favore al mondo intero e a voi stessi, alla vostra coscienza, di prendere quelle 4-5 lattine che A non dovrebbero esserci, ma B si possono levare, in modo da cercare di tenere gli ambienti puliti, perché siamo pescatori ma siamo anche responsabili dell'ambiente dove ci troviamo. Another quick thing is respect your catch, respect the fish you caught, and also respect the environment. If you find cans, first of all, you shouldn't leave any trash around, but if you find some and you have a little bit of space in your or bags, or either bags or backpack, just take it and bring it home and respect the environment, because yes, we are fishermen, but we are also responsible uh, for the environment where we find ourselves fishing in. So see ya. Ciao.